Salve, bentrovati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse sono Daniel. Oggi farò un video leggermente diverso, me lo avete chiesto veramente in tantissimi, recentemente anche su Facebook, su altri forum. Si parla spesso di droni, spesso c'è un po' di confusione probabilmente sull'argomento. Premesso che io non sono un tecnico, premesso che io uso il drone veramente da scarsissimo amatore, e negli anni in cui sono stato in Turchia io il drone l'ho sempre portato, un drone piccolino, però non ho sottovalutato mai l'aspetto tecnico di utilizzarlo e quindi l'aspetto di essere comunque quanto più in regola possibile. C'è la moda di comprare questi benedetti droni, probabilmente anche dal fatto che i droni in questo momento, soprattutto quelli un po' più vecchiotti, hanno un costo relativamente basso, quindi come utilizzare il drone in Turchia, e questo è l'oggetto del video. Voglio sottolineare che queste sono le mie personali esperienze che non devono essere prese come una fonte normativa. Vi voglio raccontare quelle che sono le mie impressioni. Innanzitutto dobbiamo partire da un principio, dobbiamo distinguere l'importazione di un drone da quello che è il suo relativo utilizzo. Per importare un drone in Turchia dal punto di vista prettamente doganale bisogna sostanzialmente munirsi alla frontiera del documento di acquisto del drone e delle sue caratteristiche tecniche, perché di fatto per poter importare un drone in Turchia c'è una normativa particolarmente restrittiva. Bisogna munirsi appunto del documento di acquisto e delle caratteristiche tecniche. In dogana, a me le hanno chieste in realtà ben 2 volte, le caratteristiche tecniche dei droni di marca DJI sono in possesso già dei doganieri. Questo argomento interessa chi usa droni tipo Atom o droni senza marchiature, eccetera eccetera. Ora, io non so cosa se ne possono fare loro del documento di acquisto, della fattura, magari una fattura Amazon, non ne ho la più pallida idea, ma probabilmente presumo che l'indicativo della fattura e quindi del codice del drone serva per poter far coincidere il documento d'acquisto con le caratteristiche tecniche stesse. Questo è quello che penso io, perlomeno. Superato questa criticità, quindi quella dell'incombenza doganale, adesso dobbiamo andare a specificare quelli che sono gli utilizzi dei droni in Turchia. Come molti sapranno, in Europa si distinguono i droni al di sotto dei 250 grammi e quelli al di sopra, mentre in Turchia questa differenza l'abbiamo soltanto con i droni superiori ai 500 grammi, ovvero al di sotto dei 500 grammi i droni sono considerati giocattoli. Ma quindi dovrebbe essere tutto semplice, potete immaginare. Effettivamente no, perché di fatto anche se il drone viene categorizzato al di sotto di 500 grammi, e qui è anche per questo che dovete avere il documento che attesti le caratteristiche tecniche del vostro drone, in ogni caso esistono delle regole molto restrittive per quello che riguarda sia i voli che le autorizzazioni. Ora vi metto una tabella che ho fatto per quello che riguarda l'utilizzo almeno ufficiale dei droni in Turchia. Attenzione, queste regole probabilmente le forze dell'ordine non sempre le hanno ben chiare. Comunque in ogni caso adesso ve le leggo un attimino e vi metto qui la scheda da qualche parte. Droni al di sotto dei 500 grammi sono esenti da registrazione sul sito che si chiama, vi metto qui anche il nome del sito, SHGM Önemli, e sarebbe il sito dell'aviazione turca, ed è il sito dove in teoria chi può deve registrare il proprio drone. Quindi al di sotto dei 500 grammi abbiamo l'iscrizione, c'è un'esenzione dall'iscrizione sul portale, un passaggio doganale libero, ma attenzione, questa è una semifesseria dalle notizie ufficiali, perché di fatto in dogana il documento di importazione ve lo chiederanno sempre. Regole di volo: altitudine massima sempre riferito ai 500 grammi, sotto i 500 grammi, massima altezza 120 metri, il volo è esclusivamente diurno, quindi alba-tramonto, è sempre a vista VLOS, quindi con la visuale del drone, non puoi perderlo.
ovvero tanti droni hanno la possibilità di volare anche a chilometri di distanza. Però, ma questo vale anche in Europa, la modalità di pilotaggio del drone è considerato un giocattolo, per modo di dire, va comunque fatta a vista. Poi abbiamo alcuni divieti: divieto di sorvolo sui centri urbani o assembramenti, chiaramente divieto di volo assoluto a pena del sequestro e parecchie sanzioni sulle aree militari e sui siti storici. Per quello che riguarda invece le registrazioni, cosa ci fai tu con le registrazioni? E qui praticamente nasce il dubbio di ogni youtuber, chi mette i video online. Se tu dichiari che queste immagini le usi su YouTube, per la Turchia, per il governo turco, sono soggette comunque a autorizzazione. Quindi è chiaro che nel momento in cui tu fai una ripresa e qualora un poliziotto, un gendarme ti chiede cosa fai di queste immagini, tu ovviamente non gli vai a dichiarare che stai facendo un qualcosa di professionale, bensì gli dirai che sono tue immagini private. Poi al rientro in Italia ci fai un po' quello che vuoi. Faccio un breve accenno invece sui droni superiori ai 500 grammi, quindi si chiamano droni UAV 0, quindi quelli che vanno dai 500 grammi ai 4 kg. In dogana, senza la compilazione ufficiale della Form 336, ovvero è un modulo, il drone ti viene bloccato. L'iscrizione sul sito dell'aviazione civile turca SHGM è obbligatoria. E per quello che invece riguarda le regole di volo, abbiamo i soliti 120 metri, il volo deve essere esclusivamente anche qui diurno, alba, tramonto, sempre in VLOS, quindi sempre a vista il drone. Divieto di sorvolo per le aree sensibili, per le 1000 caserme, per le caserme e per i siti archeologici e tutto il resto. In questo caso, essendo il drone considerato professionale, è impossibile registrare per utilizzare queste immagini da pubblicare online. Per poter sia utilizzare le immagini in maniera professionale, sia utilizzare un drone superiore ai 500 grammi, devi obbligatoriamente registrarti sul sito dell'aviazione turca, registrare anche il punto dove fai la tua registrazione in maniera preventiva. Quindi se tu vuoi fare, che ne so, un video in un punto, devi dichiarare dove lo farai, il giorno che lo farai e l'orario. Questi voli devono essere tutti autorizzati, ripeto, per i voli fatti con UAV superiori ai 500 grammi. Però c'è una criticità. La criticità per chi vuole viaggiare con droni di questa portata, quindi droni più professionali chiaramente, è che la registrazione sul sito dell'aviazione turca è praticamente impossibile. Questo perché? Perché al momento di compilare il format per la registrazione dei tuoi dati personali, il sito ti richiede obbligatoriamente un codice fiscale turco, che ovviamente noi non abbiamo. Allora, io personalmente 2 anni fa, nel 2024, ho provato a fare una registrazione nonostante io non avessi un drone sopra i 500 grammi. A me serviva sostanzialmente la registrazione per effettuare delle riprese in dei punti precisi. Sostanzialmente io ho compilato il format, ho inviato l'email, mi è arrivata la ricevuta della conferma dell'email e mi hanno semplicemente detto che mi hanno semplicemente risposto negative, cioè mi hanno risposto così. Nonostante io avessi indicato che il drone non era professionale, che il drone insomma era piccolino e tutto quello che è, mi hanno risposto negativo. È vero che ho messo una parte sensibile, quello è vero. Io ho messo all'epoca che volevo fare un sorvolo su Göbekli Tepe, vabbè, l'ho buttato così, lo sapevo che me l'avrebbero negato a vita. Però vabbè, ci ho provato, alla fine era anche per provare il sistema. Ma in ogni caso il modulo che io ho compilato non era fatto con la registrazione, da qualche parte lo dovrei anche avere. Era senza il codice di registrazione, perché io non potevo registrarmi, quello è chiaro. Escamotage: siete dei professionisti? Volete fare delle riprese per il vostro sito, per YouTube, delle riprese cosiddette commerciali? Bene, potete benissimo farlo usando un piccolo escamotage. Dovreste contattare un fotografo, una società che si occupa di fotografia, appoggiarvi alla loro società, pagare una piccola quota e loro faranno la registrazione del vostro drone
in nome per conto vostro. Potete anche affittare da queste società un drone per fare le vostre riprese. Allora, io su questo punto di vista ho chiesto una volta a un fotografo, a un blogger, Hassan Liurfa, quindi parliamo di 2 anni fa, e mi ha chiesto per la registrazione 100 euro. Io sinceramente non gliel'ho voluti dare, perché solo per una semplice registrazione su un drone chiaramente piccolo come il mio, per riprese assolutamente non professionali, ho detto vabbè, non starò in regola. Ne consegue che tecnicamente non saremo mai in regola con i voli in Turchia. Le autorità questo buco lo sanno, questo buco normativo lo conoscono molto bene e sanno benissimo che tutto ciò è fatto anche per disincentivare l'utilizzo dei droni in se stesso, perché loro ancora non sono molto aperti all'uso dei droni. In realtà devo fare anche una piccola considerazione, che anche in Italia c'è qualche piccola criticità, ci sono sempre più restrizioni, ma questo basta che andate a vedere i video di youtuber che si occupano proprio dell'argomento, vedrete che ogni mese se ne inventano mezza per rompere i coglioni, ecco. Piccolo riassunto: puoi volare col drone in Turchia, lo puoi fare. Io ti consiglio di non andare con un drone al di sopra dei 500 grammi e piuttosto ti consiglio di usare un drone DJI, non perché io sia sponsorizzato DJI, ma figurati, più che altro perché loro hanno già le caratteristiche tecniche al confine. Dovete stare sicuramente attenti al suo utilizzo, non è tanto l'autorizzazione o meno, ma il fatto di farsi scovare nell'utilizzo in aree sensibili. Lì c'è il sequestro e la denuncia penale, questo ve lo assicuro. Personalmente io ho avuto dei blocchi durante i miei utilizzi, ne ho avuto uno a Pattara qualche annetto fa. Mi ha fermato la polizia mentre stavo facendo un video che ora magari vi metterò qua da qualche parte. Mi hanno beccato, ma io ero tranquillo, pensavo di poter volare, però la polizia me l'ha fatto tirare giù, però non mi ha fatto nessun tipo di problema. Cercate di essere discreti, ma dovete rendervi conto che non saremo mai perfettamente in regola. Da una parte o dall'altra c'è sempre qualcosa che non va con i droni. Nota di sicurezza: in alcune aree sensibili sono presenti dei disturbatori di segnali. Io ne ho avuto la diretta esperienza, per esempio a Goreme. A Goreme io non sono mai riuscito a fare un volo oltre i 30 metri d'altezza. È vero, non si potrebbe neanche. Io però, insomma, una volta che ero lì, ho detto mo lo tiro su. Però effettivamente all'interno dei siti archeologici, nelle aree quelle più remote dove si cammina all'interno del parco, ho avuto difficoltà, e non era una questione del mio drone, perché il mio drone comunque funzionava. Ci sono dei disturbatori di segnali che sono presenti al centro delle grandi città, e dove praticamente se ti beccano il drone sei fregato, perché ti denunciano, quindi sappiatelo. In uno degli ultimi video a Malta chiedevo consiglio per l'utilizzo, per l'acquisto di un nuovo drone. Bene, quest'anno sul canale ci sarà questa novità, l'ho messo qui apposta, è il mio nuovo drone, questo qui, DJI Mini 3, che mi è stato regalato da due carissimi amici, che colgo l'occasione di salutare. Grazie ragazzi. Credo di aver detto tutto su quello che riguarda i droni in Turchia. Il fatto di avere delle concessioni, diciamo, di manica larga da parte delle autorità turche, questo non vuol dire che siamo in regola. Evitiamo di, secondo me, andare su quello che è il discorso io ho fatto sempre così, mi sono informato così. Io vi parlo di fonti ufficiali, parlo di siti ufficiali, e spero che queste mie indicazioni possano essere utili perlomeno per stare quanto più nelle regole. Consiglio principale: non andate in Turchia con i droni UAV-0, ovvero i droni superiori ai 500 grammi. Non potete filmare, e l'uso commerciale con questi droni è implicito proprio dal fatto che il drone è considerato professionale. Con i droni quelli piccolini, quelli considerati giocattoli, quindi sotto i 500 grammi, sappiate che l'utilizzo delle immagini
viene considerato professionale qualora voi dichiarerete di metterle su YouTube, quindi sta a voi eventualmente, qualora richiesto, dichiarare l'effettivo utilizzo delle vostre immagini. Evitate di fotografare persone, di fare riprese sulle persone, anche perché non sono molto abituati al drone. Di fatto anche in Italia, cioè se io faccio un volo attorno a delle persone, insomma qualcuno sempre gli rode il culo. Mi è capitato anche a Malta, mi è capitato sempre un po' ovunque. Niente, con questo vi auguro buoni voli, anche se io non sono un grande dronista, non sono un grande di niente, però spero insomma di avervi tolto qualche piccolo dubbio. Ok? Le schede ve l'ho messe, il sito ve l'ho linkato. Basta, se avete domande parliamone qui sotto nei commenti e creiamo argomentazioni tra di noi, non c'è problema. Grazie, arrivederci, buon viaggio a tutti.